Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Ipsoclar Pfizer SRL, ultimo aggiornamento, 30 marzo 2022. Cos'è Ipsoclar? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ipsoclar durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Ipsoclar? Ipsoclar è un farmaco a base del principio attivo eparina sodica, appartenente alla categoria degli eparine e nello specifico eparinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Ipsoclar può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Ipsoclar 25.000 UI/5 ml Soluz. Per Inf. F10 flaconi 5 ml. Ipsoclar 5.000 UI/1 ml Soluz. Iniet. Per uso SCODEV 10 fiale 1 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pfizer Italia SRL. Concessionario: Pfizer SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: eparina sodica. Gruppo terapeutico: eparine. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa. Posologia: secondo prescrizione medica. Quando si somministra eparina sodica a dose anticoagulante, il suo dosaggio dovrebbe essere determinato con frequenti test di coagulazione. Se i test di coagulazione sono al di sopra dell'intervallo terapeutico o se si verificano emorragie, la dose dovrebbe essere ridotta o, se del caso, l'eparina dovrebbe essere sospesa. Vedi avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Azione antagonista della protamina. La protamina serve per la rapida neutralizzazione dell'attività dell'eparina, in caso di sanguinamento significativo. La quantità richiesta dipende dal tasso ematico di eparina somministrata e dal tempo intercorso dall'iniezione. La somministrazione di protamina deve essere fatta in infusione lenta endovena. 50 mg di protamina neutralizzano 5.000 UI di eparina. La dose di protamina che si deve somministrare per neutralizzare un bolo eparinico cala in proporzione al tempo trascorso dalla somministrazione del bolo. Subito dopo il bolo il 100% della dose, dopo 1 ora il 50%, dopo 2 ore il 25%. La dose di protamina da somministrare in caso di infusione continua di eparina è quella utile per neutralizzare le UI di eparina infuse nelle ultime 4 ore. Controindicazioni: l'eparina sodica non deve essere usata in pazienti con accertata ipersensibilità al farmaco o a qualcuno degli eccipienti con grave trombocitopenia, nei quali non possano essere condotti, ad appropriati intervalli, i test di coagulazione come il tempo di coagulazione del sangue intero e il tempo di tromboplastina parziale attivata, APT. Questa controindicazione si riferisce all'eparina sodica a dosi anticoagulanti. Non c'è generalmente bisogno di monitorare i parametri della coagulazione in pazienti che ricevono eparine a basse dosi profilattiche, inferiori o uguali a 15.000 unità die, con uno stato emorragico non controllato. Qualora sia associato a coagulazione intravasale disseminata, DIC, l'uso dell'eparina andrà valutato nello specifico contesto clinico. L'anestesia loco-regionale per procedure di chirurgia elettiva è controindicata nei pazienti che ricevono eparina a dosi anticoagulanti. Accidenti cerebrovascolari emorragici. In presenza di lesioni organiche ad elevato rischio di sanguinamento, l'uso di eparina andrà valutato nello specifico contesto clinico, considerando il rapporto rischio-beneficio nel singolo caso. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Emorragie possono avvenire in qualunque distretto dell'organismo in pazienti che ricevono eparina sodica e calcica. Un inspiegabile calo dell'ematocrito, una caduta della pressione arteriosa o qualsiasi altro segno o sintomo. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Anticoagulanti orali. L'eparina sodica a dosaggio anticoagulante può prolungare lievemente il tempo di protrombina, incremento di circa 0,5 dell'INR. Bisogna considerare questo aspetto nella valutazione di tale parametro, soprattutto quando, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Ipsoclar. insieme ad altri farmaci come Euroseliquis, compressa rivestita Euro, Euroseliquis, compressa rivestite a Euro, Euroslixian a Euro, Eurospradaxa, capsula a Euro, Eurosxarelto, compressa rivestita a Euro, Eurosxarelto, compresse rivestite a Euro, Eurosxarelto, granuli a Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Ipsoclar durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Ipsoclar durante la gravidanza e l'allattamento? L'eparina, non oltrepassando la barriera placentare, non ha attività teratogena. Ciò nonostante va usata con particolare prudenza durante la gravidanza, specie nell'ultimo trimestre e in donne incinte affette da epatopatia. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati finora segnalati effetti del farmaco su tali attività e né copyright sono da attendersi. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse riportate sono elencate in tabella 1 in base alla classificazione per sistemi e organi secondo Meddra. Tabella 1. Classificazione per sistemi. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Vedi paragrafo 4, 2. Azione antagonista della protamina. Proprietà farmacodinamiche. L'eparina ha un anticoagulante fisiologico. Si tratta chimicamente di una miscela di esteri polisolforici di un mucopolisaccaride. L'eparina agisce sia come antitromboplastina che come antitrombina. Favorisce inoltre la lisi di proprietà farmacocinetiche. Per svolgere la sua azione l'eparina va iniettata per via orale a inattiva. Dopo infusione EV, una parte di eparina è inibita da un certo numero di fattori, fattore piastrinico, dati preclinici di sicurezza. La tossicità dell'eparina è da porre in relazione ad eventuali surdosaggi, trattandosi di una sostanza fisiologicamente presente nel torrente circolatorio. Elenco degli eccipienti. Ipsoclar 5000 UI 1 ml, fiale. Acqua per preparazioni iniettabili. Ipsoclar 25000 UI 5 ml, fiale. Acqua per preparazioni iniettabili. Ipsoclar 25000 UI 5 ml, flaconi. Clorocresolo, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Ipsoclar a base di eparina sodica sono Normoparin, Farepa, Veracer. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.